Buongiorno, sono Peppe Guida e vi parlo da Villa Rosa, l'azienda agricola dell'Osteria Nonna Rosa, il mio fiore all'occhiello. Oggi declinerò il mio famoso spaghettino all'acqua di limone con il riso. Per questo avrò bisogno di limoni, questi sono i nostri fantastici limoni, vedete? Non sono perfetti. Parametro per capire che è un prodotto di straordinaria qualità. Riso Carnaroli San Massimo, zucchine, fiori di zucchine, le cimette delle zucchine, fantastiche, le foglioline della pianta di zucchino, questo è straordinario anche per una minestra. Abbiamo un poco di provolone del Monaco giovane, il mio fantastico olio, delle cozze, basilico, fior di latte, un po' di verbena e voilà. Con questi piccoli ingredienti vi mostrerò 2 o 3 cosine molto simpatiche. Allora, innanzitutto facciamo una sorta di infuso di limone. Andiamo a pelare e ne prendiamo tutta la parte gialla. Lasciamo indietro il bianco che è sempre un po' costico. Lo mettiamo in acqua calda che già abbiamo portato sotto il bollore. Per fare lo spaghettino al limone facciamo 12-14 ore di infusione nell'acqua portata a 60 gradi. Dato che questa la facciamo espresso, allora l'acqua la portiamo più alta di temperatura, poi la spegniamo e lasciamo che la scorza faccia il suo lavoro. Scorza di limone, verbena, questa è la fine del mondo. Io questa qua la metterei dappertutto. È una cosa fantastica cucinare quello che appena hai raccolto dall'orto non ha prezzo. Mettiamo un pizzico di sale, lasciamo in infusione e inizia il nostro brodo al limone. Intanto accendiamo il nostro tegame, riso Carnaroli San Massimo, riserva, una bomba. Veramente è un prodotto di altissima qualità. Allora, a me che mi è riconosciuto una mano felice con la pasta, cucinare il riso veramente è stata una provocazione che ho accettato dai miei amici di Italia Squisita. Allora, andiamo, mi piace toccarlo con le mani, senti il prodotto, senti veramente di cosa si parla, solo con il tatto. Allora, facciamo una tostatura a secco. Secondo me se si tosta il riso, ovviamente in un grasso, che sia olio o burro, lo friggiamo, non lo tostiamo. Invece per avere una tostatura perfetta, il riso ha bisogno solo del calore. A cosa serve tostare il riso? È semplicissimo. Si crea una invisibile pellicola vicino al chicco, così da fare in modo che quando cucini il risotto avrai sempre un chicco perfetto, altrimenti si rischia di sfaldarlo. Invece tostandolo così per un paio di minutini il riso inizia a diventare lucido comunque. Eccolo qua, ormai il riso l'abbiamo tostato e che facciamo? Andiamo con la cottura e cuciniamo il riso con il nostro infuso. E già che vorrei farvi sentire il profumo. Ci sta un profumo, è una cosa fantastica. Ecco qua, mettiamo. Eccolo qua. Abbassiamo la fiamma e nell'inizio della cottura io mi preparo qualche altra cosina per ottimizzare tutti i passaggi. Ecco qua. Ogni minutino ci faccio la giratina e lo portiamo a cottura delicata, fiamma delicata, non deve essere aggredito, deve essere solo accarezzato, deve sobbollire piano piano in modo che il chicco rilasci gli amidi ma rimanga bello compatto. Non era previsto, però mi piace darvi uno spunto di come si può utilizzare questa base di riso al limone. I nostri fiori li apriamo così, conserviamo il pistillo e lo apriamo. Mi raccomando, apritelo sempre, ci possono essere degli animaletti. Questi fiori sono bellissimi, parlano da soli, la natura ti dice tutto. Guarda che zucchine che sono, una cosa straordinaria. E le andiamo a pelare. Ok, diamo un'occhiata al riso. Bene, sta andando. Aggiungiamo un altro poco di infuso di scorze di limone e verbena. E faccio vedere che esce qua.
Ok. E ritorniamo alla mia insalata. Eccola qua. Una julienne di zucchine. Poi fiori di zucchero. Li accavoliamo tutti. E gli diamo un taglio abbastanza simile alla julienne di zucchine. Eccoli qua. Questo è l'oro di Montechiaro. Mischiamo. Eccola qua. Già il piatto inizia a parlare. Sapete, io dico sempre che il piatto parla. Ti dice tutto quello che succede. Se lo vedi, ti dice tutto. Allora, il risotto sta marciando bene. Mentre il risotto va, mi completo la mia insalatina. Buonissimo. Le foglie, le piccole centrali, che sono le più tenere. Questo è burro. Da queste foglioline viene fuori una minestra che è qualcosa di strepitoso. Mettiamo qua, ci prepariamo tutti gli elementi. Però ho delle cozze che voglio fare un altro giochino. Aggiungiamo un altro poco di brodetto. Questo sarebbe eccezionale, aggiungerci giusto un poco di miele o di zucchero, filtrarlo, metterlo in frigo e berlo freddo. Buonissimo. Allora, cozze. Eccole qua. Mettiamo su. Invece di mettere acqua, aggiungiamo un poco del nostro brodo, accendiamo e facciamo una fantastica impepata di cozze profumata con verbena e scorze di limone. Una generosa spolverata di pepe, la copriamo un attimo. Ecco qua. Deve essere violenta la fiamma e si devono aprire subito le valve, ma non devono cuocere molto. Il frutto di mare deve rimanere, questo in tutti i casi, il frutto di mare deve rimanere bello gonfio, pieno d'acqua, umido, non che la cosa secca, altrimenti è meglio non mangiarlo. E perché non chiamarlo elisir? Questo è proprio un elisir di Montechiaro, limone e verbena. Una cosa eccezionale. Il riso è pronto, bello al dente. Le cozze, eccole qua, anche le cozze sono pronte. Avete visto? Tempo di cottura immediato. Devono rimanere gonfie, belle. Le lasciamo riposare. Mi voglio dedicare un attimo al riso. Perché la cosa interessantissima di questo riso qual è? È che fino adesso non abbiamo aggiunto grassi. È un riso senza grassi. Vi posso garantire che è troppo buono. Buonissimo. Già così. Adesso lo andiamo a ingrassare un poco, con un filo d'olio, un altro goccino del nostro elisir, un poco di provolone delle colline vicane, un bello limone. Andiamo a rafforzare il gusto del risotto grattugiato di limone e voilà. Eccolo qua. Com'è bello cremoso? Ci siamo. Piatto storico dell'Osteria Nonna Rosa. Spaghettino al limone, riso al limone. E ho voluto usare questo piatto che ha 100 anni. Questa è la versione base del riso al limone. Lo andiamo a completare con una fantastica spolverata di farina di foglie di limoni. Eccolo qua. E questo è. Visto l'insalatina che vi stavo preparando, quell'idea di insalatina, l'idea che mi è venuta che è troppo bella secondo me, però è la prima volta che la realizzo, per questo ditemi anche voi cosa ne pensate, ed è questo. Allora, l'altro riso al limone e ce lo andiamo ad assestare. Questo deve essere bello all'onda, così il riso si sagoma seguendo le forme del piatto. Una tavolozza.
E qua è pronto per iniziarci a dipingere. Allora, un pizzico di sale, un filo d'olio, un profumo di pepe di Timut e andiamo a condirci la nostra fantastica insalata. Allora, l'insalatina è bella condita, iniziamo. Portiamo l'orto nel piatto, creiamo un fantastico prato di zucchine. Guardate qua che colori fantastici. Recupero tutto e questa è bella bella ed è buona buona. Foglioline della fantastica pianta di zucchine. Spettacolare. Carichiamo di profumo con un poco di scorza di limone e con la foglia di limone andiamo ad apparare un poco tutte le zone bianche come se fosse realmente un prato. Eccolo qua, riso al limone con zucchine, fiori e foglie. E che sei? Dato che la mia filosofia, la mia fissazione di cucina è il recupero, che fortunatamente negli ultimi anni se ne sta parlando tanto, ma io ne ho fatto uno stile di vita e di cucina, un'altra piccola pillola per quando vi rimane un po' di riso oppure quando farete il risottino al limone. Mettiamo una bella sgrattugiata di pepe generosa, ciao, perché poi vi dico che sto facendo. Cozze, eccole qua, le abbiamo belle pulite, vedete sono morbidissime, gonfie, di liquido. Allora, ci diamo una bella botta di coltello, come si deve, bella, ecco qua, e le aggiungiamo al riso. Ce la andiamo a miscelare. Profumo incredibile, si potrebbe pensare di mangiarlo come insalata di riso. Prendiamo un pezzettino di fior di latte, lo tagliamo a piccoli cubetti, eccolo qua, lo condiamo, tagliamo a vivo il limone e tiriamo fuori giusto un poco di polpa, non vogliamo dare quell'acidità pronunciata, giusto un poco. Mischiamo la mozzarella, un filo vuoi, un po' di pepe e mischiamo il tutto. Non ve l'ho detto ancora, sto facendo un arancino di riso all'impepata di cozze. Abbiamo la base di riso, allora farina. Questo non ci sono dosi per questa pastella, di solito l'arancino o la crocchetta si passa in farina, uovo battuto e pane grattugiato e poi si frigge. Oppure si può fare in questo modo: farina, un filo d'olio. Di solito questa pastella si fa con acqua, invece noi la allunghiamo con il nostro elisir, che le scorze di limone belle bollite in acqua e poi raffreddate. Così andiamo a dare ancora una spinta più interessante di agrume, di limone alla nostra arancina. Io penso che questo qua vada bene, vedete? Lo velerà solo l'arancina. Intanto mano bagnata. Questa è una cosa che si fa con le mani. Eccolo qua. E andiamo a sagomarcelo. Una volta fatta una bella pallina, mettiamo il nostro ripieno che è di fior di latte, limone e pepe. Con cura lo andiamo a chiudere, vedete, è bello morbido, ma è importantissimo che sia morbido la nostra arancina, altrimenti faremo una cosa asciutta che quando la vai a mangiare hai bisogno di un bicchiere d'acqua ogni morso. Invece la bontà di un arancino, di una palla di riso deve essere, vedete, quasi impraticabile nel maneggiarla.
ma la bontà sta qua. Diamo un poco di forma, anche se sarà difficile dargli una forma perfetta perché, come vi dicevo, l'impasto è morbidissimo. Per questo andiamo avanti. L'olio è pronto e mettiamo la nostra arancina, la passiamo nella pastella che abbiamo preparato con l'acqua di limone. Eccola qua. Cerchiamo di sagomarcela nel miglior modo possibile e la immergiamo in olio. Un poco d'olio, vabbè, è troppo piena la caccavella, ma non è un problema, e la facciamo friggere. Questo è perfetto così. Ok. Una volta che l'abbiamo messa in olio, che mi raccomando non deve essere ad altissima temperatura, la facciamo cuocere fin quando non inizia a tostare per 3-4 minuti. Allora, più o meno l'effetto che volevo era questo. La nostra acqua di cozze che abbiamo conservato prima, la mettiamo in una padella e la mettiamo a riscaldare. Aggiungiamo qualche cozza. Nel frattempo mi sono messo da parte le scorze di limone, ce le stendiamo belle belle. Vediamo una julienne, queste sono saporitissime. Il nostro contenitore di legno. Ecco qua. Andiamo a posizionare le cozze nel nostro contenitore. Ecco qua. Questa qua. Mettiamo qualche fogliolino di verbena e qualche scorza di limone. Già così ti viene voglia di mangiarci queste cozze. Un poco del suo infuso. Copriamo il tutto, così lasciamo che le cozze rimangano, che sono mezze crude, rimangono in infusione con verbena e scorze di limone. Quando si aprirà salirà un profumo incredibile. Poi posizioniamo la nostra arancina, cozze e limone, la mettiamo così. Ci mettiamo un po' di farina di limone, tanto per far capire di che stiamo parlando. Ecco la nostra arancina, non è perfetta come forma, ma è una cosa voluta, perché sarebbe stato un gioco da ragazzi prendere una forma di limone, metterci l'impasto, abbatterlo e vai là, hai fatto l'arancina. Il colore sarebbe stato ancora più semplice, un poco di pastella, 4 gocce di colorante alimentare e avremmo avuto un giallo intenso che sarebbe stato molto più vicino al limone. Ma io quello che ho fatto è totalmente naturale. Alzi, ti sale su il profumo dell'impepata di cozze, profumata verbena, limone e tutto. Prendi l'arancino, ci dai un morso, ti mangi la cozza, ti prendi un po' di brodo e ti mangi una cosa fantastica con un riso di recupero. E che vuol dire a fare? Qua ci sta solo da divertirvi. Bene, vi ho fatto vedere vari modi del mio pensiero di riso. Se vi va, ripetetelo a casa perché vi darà grandi soddisfazioni, oppure venite in costiera o a Villarosa fino a fine settembre, o speriamo, Covid permettendo, di aprire ad ottobre la mia piccola fantastica osteria che ci manca tantissimo. Vi aspetto, arrivederci.